Ok, oggi voglio parlare di qualcosa di un po' complesso, quindi sarà un video, diciamo, abbastanza particolare, non un video troppo intrattenente, sarò qui a parlare proprio faccia a faccia con voi per trattare questo argomento che è un po' sensibile. Probabilmente tanta gente si offenderà con questo video, probabilmente tanta gente inizierà a vedermi in modo diverso, ma è qualcosa che sto vedendo sempre di più e di cui sento che c'è il bisogno di parlarne. Ho sentito e inizio a voler trattare questo canale YouTube come anche un mezzo per esprimere un po' la mia opinione su certi argomenti, e quando posso divulgare qualcosa per cui sono magari un po' più preparato, ci tengo a farlo. E oggi si tratta di un argomento relativo alla spiritualità. È un argomento, la spiritualità, che cerco di trattare sempre di striscio. Perché? Perché è difficile, è tanto difficile in Italia trattare un argomento come la spiritualità, è veramente difficile. Già nel mondo è tosta, ma almeno trovi qualcuno che ti dice, che ti mette mi piace comunque il video. Qua in Italia, diciamo che se parli, tanta gente, se non tratti di religione, inizia già a pensare, ecco, tu non sei religioso, non sei cristiano, quindi non ti voglio nemmeno ascoltare, stai parlando del demonio. Altri ti considerano, spiritualità, lo yoga è il mettersi in palestra a fare determinate cose, quindi pensano che stai parlando di altre cose. Altra gente pensa che sia semplicemente fuffa, quindi purtroppo voglio parlare di questa cosa che è la corruzione della parola spiritualità, la corruzione sulla parola yoga, la corruzione su tutti questi termini che ormai vengono utilizzati senza neanche sapere di cosa si sta parlando, chakra, energia, tutte queste cose. Quindi l'argomento di oggi è l'ego spirituale. Non penso sia un termine che esiste veramente, l'ho un po' inventato una volta, un giorno, per spiegare a un mio amico questo concetto che mi era venuto in mente ancora anni e anni fa, quando ho iniziato il mio percorso interiore. Anch'io, ragazzi, sono caduto in questa trappola, soprattutto all'inizio, ed è per questo che ne voglio parlare, perché è un po' una cosa pericolosa, perché sta rovinando la profondità che c'è nelle persone. Quel briciolo di voglia di sapere, quel briciolo di voglia di conoscere, lo sta togliendo, da veramente come se buttasse proprio tutto in superficie, tutto ciò che c'è di profondo. Che cosa significa ego spirituale? Io, quando ho iniziato la mia carriera, lavoravo come modello, facevo nuoto agonistico, avevo un bel fisico, ho iniziato a volermi pagare l'università, e quindi questa opportunità di lavorare mentre facevo il modello mi aiutava un po' a guadagnare qualcosa. Lavorando come modello ho iniziato a cercare di prendermi cura di me da un punto di vista esteriore, iniziavo ad avere un sacco di obiettivi, voler diventare attore, voler andare negli Stati Uniti, voler fare questo, voler fare quello, quando a un certo punto tanta sofferenza dopo mi hanno portato un giorno ad avere quel click e a dire no, tutto ciò che ho visto finora non mi ha dato niente. La risposta ho smesso di cercarla fuori e semplicemente in modo naturale inizi a cercarla dentro se non la trovi fuori. Tutte quelle cose non mi davano nessuna soddisfazione, mi sentivo comunque sempre come un ospite in questo mondo, mi sentivo di passaggio, non capito, come se ogni luogo in cui andassi, ogni comunità, ogni cosa che iniziassi fosse qualcosa a cui non appartenevo. Quando poi ho iniziato a vedere queste cose, era rimasto comunque tanto di me che voleva amore, che cercava attenzione, che cercava di piacere agli altri, nonostante avessi iniziato a guardarmi dentro, a leggere di spiritualità, a leggere testi sacri, a guardare e informarmi su tutte le religioni del mondo, a informarmi e chiedermi io, facendomi domande di introspezione, a iniziare a meditare ogni singolo giorno, poi andare in India, intervistare preti, intervistare monaci, di tutto e di più, finché a un certo punto ho notato, cavoli, stavo iniziando a indossare la Rudraksha, stavo iniziando a vestirmi in un certo modo, stavo iniziando a voler parlare di spiritualità anche a persone a cui non interessava in giro, finché a un certo punto mi sono accorto, ma cosa sto facendo? Sono caduto anch'io nella trappola. Quella cosa lì, quella cosa si chiama ego spirituale. È una sorta di complesso di superiorità per cui il sentirti diverso, il sentirti inferiore, il sentirti spirituale, moralmente superiore, ti fa sentire su un piedistallo confronto agli altri. È un modo per dare un senso alla tua vita, per sentirti apprezzato, per sentirti amato, che alla fine è un po' lo scopo di tutto quello che noi facciamo nella vita, no? È l'unione, è quello che vogliamo dagli altri, la connessione con gli altri, un senso per questa vita di cui non abbiamo ancora idea di che cosa sia. E quando l'ho vista in me ho iniziato poi a notarla dappertutto. Ho iniziato a notarla nelle persone che utilizzavano questi termini molto in modo deliberato, che avevano tatuaggi con i chakra, che avevano frasi buddiste scritte, che giravano dimostrando quanto volevano far vedere che sono profondi e spirituali. E quando sono stato invitato per la prima volta ad andare in India, o comunque in alcune degli eventi di Sadhguru o comunque di persone nell'ambito spirituale, con artisti, cantanti, eccetera, mi sono accorto di quanto questa cosa sia presente in tutti, in tantissime persone, soprattutto
quelle persone che sono creative, quelle persone che comunque ci hanno provato a un certo punto a farsi delle domande, ma invece di farsi delle domande da soli e entrare, si sono affidati a quello che trovavano su internet, a quello che trovavano in giro, a quello che le altre persone dicevano e quindi hanno provato ayahuasca, droghe, alcol, meditazioni kundalini, cose che dico ma cosa state facendo? E più pensano di andare avanti e provare delle cose, più dentro di loro si crea veramente un casino, diventano confusi, diventano persone che cioè, è un disastro. Invece di togliere, perché la spiritualità, e ricordiamocelo, non è aggiungere, è togliere, togliere parti di sé, strati di ciò che non sei finché non ritrovi l'essenza, quello che è connesso a tutto. Yoga significa unione. Quando fai esercizi di yoga non è quel fitness che fai in palestra, si tratta di dissoluzione. Quando nell'induismo si parla di dissolversi, di liberazione, di illuminazione, si tratta di andare oltre quello che il tuo corpo, la tua mente, le tue accumulazioni sono. E quindi quando vedo queste persone che fanno queste cose, si sentono queste cose e vogliono farlo vedere agli altri e tutto, questa cosa si chiama ego spirituale. Quindi c'è una sottile distinzione tra ciò che è veramente profondo e ciò che è una maschera superficiale per dimostrare agli altri che sei profondo. E questa cosa purtroppo crea un carattere, un personaggio che molte volte non è consapevole, non è conscio di questa cosa, è proprio frutto purtroppo dell'ignoranza, con una buona intenzione ma con un'applicazione sbagliata. Ed è un peccato perché tutte le volte che vengono utilizzati questi termini, tutte le volte che si parla di queste cose, quando vai in palestra e ti iscrivi a una classe del genere, queste parole vengono continuamente corrotte e rovinate. E quando qualcuno inizia veramente a cadere un po' in profondità dentro di sé, inizia poi invece che lasciarsi andare, ad attaccarsi a queste trappole, a queste cose, a queste distrazioni e quindi rovinare il tutto. Quindi mi raccomando, occhio a non rendere la spiritualità, il percorso spirituale, un'altra delle maschere, un'altra delle tue personalità per far vedere quanto sei bravo, per far vedere quanto sei profondo, per sentirti moralmente superiore agli altri. Il percorso spirituale non è altro che ammettere la propria ignoranza, non è altro che ammettere che in questo mondo non abbiamo idea da dove veniamo, chi siamo e dove andiamo, che esistenzialmente, qui e ora, io non so nulla e quindi non credo a nulla, perché credere o non credere è comunque dover inventarsi una storia, è fare allucinazioni, è inventarsi qualcosa nella mia testa da cui ho sentito dall'esterno o che mi ha detto qualcuno, che mi ha inculcato qui dentro per inventarmi una scusa, una conclusione per cui in realtà le cose non le so. E quindi la vera persona spirituale è qualcuno che sa, ammette che non sa, è identificato con una cosa sola, che è l'ignoranza. E l'ignoranza è l'unica cosa infinita veramente al mondo. Il vuoto, il non sapere, perché tu puoi identificarti con tutta la conoscenza del mondo, ma rimarrai sempre piccolo, confronto al nulla, al vuoto, a tutto ciò che fa da base alla creazione. E quindi lo yogi è semplicemente una persona che piano piano toglie estratti di sé per mettere se stesso da parte, dissolversi e fare esperienza di quel qualcosa che unisce tutto, della verità. Per quello si medita, per quello si fanno tutte queste cose che cercano di abbattere un po' la tua identità, questo ego così forte, questa personalità così forte. Più la personalità è forte, più questo filtro mentale è forte, più è difficile separarsi da queste identificazioni, da tutte queste personalità che ci autocreiamo. E quindi vedremo sempre la realtà con questi filtri, con il filtro del personaggio che mi sono creato, anche il personaggio spirituale. Poi, per assurdo, può essere che una persona sia comunque molto conscia e quindi faccia vedere un personaggio esuberante, un personaggio particolare, nonostante sia molto conscia e molto spirituale. Perché? Perché è talmente staccata un po' da questo gioco della vita, da questo personaggio, che se ne crea uno in modo conscio, perché tanto è quello. E va bene, è molto difficile che accada, ma quelle persone che si esprimono, che esprimono questa coscienza umana nel mezzo del nulla in cui viviamo, tramite l'arte, creano delle cose assurde, penso che in qualche modo riescono ad esprimere questa cosa. È un po' come se la coscienza si esprimesse tramite di loro. Quindi è un po' mettersi da parte per far agire il tutto tramite sé. Ma se ci sei tu, grande, grosso, questo omone, questa personalità enorme, non c'è spazio per nient'altro.
E anche se a un certo punto entri nel mondo spirituale, inizi ad avere delle esperienze dentro di te, perché spiritualità non vuol dire stare bene, non vuol dire essere in pace, essere contenti con tutti, anzi, è una guerra, è distruzione totale, è soffrire, è star male, perché ogni giorno rimuovi e affronti cose dentro di te che nemmeno conoscevi, di cui nemmeno eri conscio, e iniziare a lavorarci, iniziare a diventare consapevole di queste cose, e lavorarci, e avere il coraggio di lasciare andare, di entrare in uno stato meditativo ogni giorno, che è un po' quasi come morire ogni giorno, ci vuole un bel coraggio, e non è facile, e queste cose come la gratitudine, la felicità, questa cosa arriva in modo naturale, totalmente naturale, come conseguenza di una persona meditativa. Quindi una persona veramente conscia non è così. Una persona veramente conscia può fare quello che vuole, arrabbiarsi, fare della musica pazzesca, fare qualsiasi cosa, anche far finta di essere spirituale, ma dentro di sé è così, è vuoto, è immobile, è un personaggio, una maschera che ha messo sociale per fare le cose che serve fare qua fuori, ma dentro di sé è totalmente fermo. Quindi non serve dimostrare che le Rudraksha non servono a niente se sei una persona veramente presente e cosciente, indipendentemente da quello che fai, indipendentemente che tu parli di spiritualità, che parli di qualsiasi cosa senza dover tatuarti qua il fiore di loto o i chakra, le persone verranno toccate comunque dalla profondità perché riconosceranno in te se stessi, quella parte di sé oltre tutte le maschere sociali. Ed ecco qua ragazzi, volevo solo dire un po' la mia opinione su questo. Fatemi sapere cosa ne pensate, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.